Ciao! Eccomi qua in un nuovo video, questa volta sono in dolce compagnia, in compagnia della bella Noella che mangia la banana. Buona la banana, Noella? Ti piace? Guardate come mangia. Guarda quanto è golosona. Golosona! Allora, che dobbiamo raccontare? Che dobbiamo dire, Noella, in questo video? Intanto diciamo che Noella ha cambiato alimentazione. Siamo andati dal veterinario, l'abbiamo sterilizzata perché nell'ultimo video vi avevo raccontato comunque che lei incominciava a preparare, era in attesa dei cuccioli. In realtà era tutta un'immaginazione della sua testa, pensava di essere incinta, sì, e quando invece non ha mai avuto contatto con altri conigli, ma succede così, nel momento in cui diventano maturi, incomincia l'adolescenza, gli ormoni, questi sono i giochini degli ormoni, quindi l'abbiamo sterilizzata, visto che comunque era la cosa migliore da fare. Il veterinario ci ha consigliato che era la cosa migliore da fare, e anche perché è diventata anche più calma da quel momento lì. Abbiamo cambiato poi anche l'alimentazione. Lei avevamo acquistato dei prodotti che si trovano nel negozio di animali, quindi tutte cose comunque buone, ma mai quanto l'erba, mai quanto la frutta, anziché acquistare magari dei biscottini fatti appositamente per i conigli, adesso anziché dare il biscottino invece gli diamo il pezzettino di banana, una ciliegina, un frutto, insomma. Abbiamo dato anche la pesca e quindi adesso siamo nella fase dell'esperimentazione perché stiamo cercando anche di capire cos'è che lei ama. Tra l'altro ho un parco qua vicino, quindi la mattina o il pomeriggio appena posso vado lì con una bella busta e raccolgo le foglie che lei ama. Ama anche molto le camomille, quindi chi mi segue su Instagram magari o su Facebook ha magari già visto qualche mia storia dove mostro come lei è golosa, proprio golosa di camomille. E niente, va tutto bene, siamo contenti perché ha cambiato anche comportamento, è diventata molto più tranquilla, faceva bisogni dappertutto da quando era entrata nell'adolescenza, adesso invece è ritornata a fare i suoi bisogni solo ed esclusivamente nella gabbia, quindi per questo devo dire che sono molto, molto contenta. Perché non era facile gestire questa cosa qui. E tutto questo ha detto il veterinario che comunque ci aveva già preparato, che tutto questo sarebbe successo dopo la sterilizzazione. Quindi sono veramente contenta e soddisfatta del suo comportamento. Adesso il tempo è anche cambiato e avevamo pensato magari anche, visto che non abbiamo un giardino, di darle la possibilità, ecco, quando fa così vuole scendere, quindi tra un poco se, ecco, meglio che la faccio scendere magari. Tieni Noel, vai, vai. E dicevo che il tempo è cambiato, visto che non abbiamo un giardino, avevo pensato ho chiesto il permesso al veterinario, ho chiesto se poteva comunque acquistare un guinzaglio adatto proprio per i conigli e portarla al parco, così. Perché già immaginavo, no? Il piacere, la grande libertà di poter essere sul parco, nel prato e mangiare l'erba tranquillamente e come lei lo desiderava. Quindi, e intanto abbiamo comprato, quindi lei, il veterinario, ci ha dato l'ok, ha detto è un'ottima idea, è bene fare una cosa del genere.
soprattutto appunto perché non abbiamo ancora un giardino. E poi niente, sono andata quindi al negozio, ho comprato la S come guinzaglio, la pettorina esattamente, la S rosa e andava male, larga, ce l'abbiamo messa e lei è uscita completamente a liberarsi senza nessun problema, quindi l'avevo stretta tutta al massimo, ma è grande. Allora ho provato con la XS, questa è una XS, e anche questa qui c'era l'unico colore, era quello celeste, ma nonostante tutto è riuscita proprio a liberarsi. Quindi adesso dobbiamo provare con la XXS. Non so se tra le persone che mi ascoltano se c'è qualcuno che magari ha un coniglio e ha voluto fare questo esperimento di mettere il guinzaglio, perché che misura voi utilizzate. La mia ovviamente è una testa di leone nana, quindi anche per questo che è difficile. Quindi lei adesso ha anche la sua carta con il vaccino, con i vaccini fatti, e poi abbiamo approfittato anche per fargli tagliare le unghie. Queste sono proprio le forbici adatte per i conigli. Ma devo dire che adesso va tutto bene, lei è ritornata tranquilla, anzi è diventata più tranquilla di prima, perché tranquilla non è mai stata. È comunque una coniglietta vivace, allegra, ma adesso è diventata un po' più tranquilla. Forse non soltanto perché è sterilizzata, ma anche perché adesso fa caldo, quindi un po' tutti e due i fattori hanno giocato in merito. Ma il giorno stesso che è stata operata è rimasta dal veterinario, siamo andati a prenderla poi il giorno dopo, il veterinario ha detto facciamo così perché voglio comunque osservarla, e quando è arrivata a casa ero sinceramente preoccupata perché non riusciva a mangiare, non riusciva neanche a bere, non si muoveva e non voleva neanche che mi avvicinassi, perché dal suo comportamento subito percepivo la voglia che aveva di restare proprio tranquilla, lontano da tutti. Mi ricordo che la provai anche a toccare ed era fredda, al che decisi di chiamare il veterinario. Il veterinario mi aveva detto: se continua così anche nel resto della giornata è meglio che la riportate da me, così faccio un controllo, vediamo un poco. Però ci ha comunque rassicurati che è una cosa normalissima, che è normale così. Ma avevo paura insomma che soffrisse molto, anche perché non ci ha dato dei medicinali da utilizzare, niente. Quindi fortunatamente invece il resto della giornata ha cambiato subito comportamento, non è ritornata normale tutta una volta, però insomma si è visto che ha dato cenni di ripresa, ha incominciato piano piano a mangiare con la banana, perché dicevo è proprio golosa di banana, non ha mangiato proprio tanto, però ha mangiato. Quindi cosa abbiamo fatto poi? Quindi si è ripresa, non è ritornata più dal veterinario tranne per togliere i punti, ed è stata veramente bravissima. Quindi sono contenta perché questa sterilizzazione mi preoccupava, e invece sono contenta di averlo fatto. E niente, adesso quindi sono alla ricerca del guinzaglio. Ho conservato lo scontrino perché appunto sapevo che c'era il rischio di dover cambiare la pettorina. Dico guinzaglio, ma in realtà, come vi ho mostrato, è una pettorina, perché non voglio mettere niente al collo, non voglio che si senta tirata dal collo, assolutamente no. Quindi vediamo un po' se riesco a trovare qualcosa.
Vi voglio dire grazie per tutti i messaggi che avete inviato, per chiedermi come stesse Noelle, messaggi che mi avete inviato, eccola qui, che mi avete inviato su... Vieni Noelle! Che mi avete inviato su Instagram, su Facebook, grazie mille per i vostri messaggi di sostegno. Questo qui mi sa che proprio non gli piace, non so se riuscirò alla fine a trovare una buona pettorina per lei. Vi ringrazio, vi saluto qui, vi salutiamo qui, vero Noella? E ci vediamo al prossimo video. Ciao!